Ciao, io sono lo chef Aurora Mazzucchelli del ristorante Marconi e questi sono i miei tortellini nel brodo. Ora vi faccio vedere come si preparano. Iniziamo la nostra ricetta con il ripieno dei tortellini. Primo passaggio, tagliamo a pezzi la carne, leviamo se ci sono delle parti di cotenna del prosciutto, se no dopo nel ripieno si sentono questi pezzettini duri. Ora siamo pronti a passare la carne al tritacarne con lo stampo medio. Ora uniamo il parmigiano reggiano, l'uovo, iniziamo a mescolare i primi ingredienti, un pizzico di sale, poi dopo all'assaggio magari andiamo a correggere con dell'altro sale. Dobbiamo sempre calcolare che abbiamo del prosciutto e della mortadella e del parmigiano, quindi il sale andiamo ad aggiungerlo un po' alla volta. Adesso è il momento della noce moscata. A Bologna mettiamo tantissima noce moscata perché dà molto profumo. Ora è il momento di cambiare lo stampo del tritacarne, così avremo un ripieno bello fine e vellutato. Ripassiamo quindi la farcia al tritacarne. Ora amalgamiamo bene l'impasto. Io consiglio di lasciarla 12 ore nel frigorifero, in modo che così tutti gli aromi entrano all'interno della carne. Ora è il momento di fare la pasta fresca. Prendiamo la farina, la mettiamo al centro. Se per tirare la pasta usate la macchina della sfoglia, io vi consiglio di miscelare due farine, la zero e la semola rimacinata. In questo modo avete un impasto più ruvido e corposo. Creiamo un foro e al suo interno versiamo le uova. Consiglio di usare delle uova medie che sono all'incirca sui 65 grammi l'una. Con la forchetta andiamo a rompere le uova, un po' così, e iniziamo a prendere una parte di farina. In questo modo abbiamo preso la farina piano piano e non si rischia di fare uscire le uova dalla fontana. Adesso è il momento di mettere le mani in pasta. Continuiamo a impastare, prendere all'interno tutti gli ingredienti con un movimento dall'esterno verso l'interno. Con la farina così stacchiamo un po' la parte umida. Continuiamo a impastare usando il palmo della mano, in questo modo. Dei piccoli movimenti dal dietro verso l'avanti. La pasta la facciamo ruotare in questo modo, quindi prendo da questo lato e me lo porto da questo. Ora l'impasto è pronto, non ci resta che aspettare una mezz'oretta di riposo coperto da una pellicola. L'impasto ha riposato, ora è il momento di tirare la sfoglia. Con le mani cerchiamo già di dare una forma rotonda. In questo modo sarà più facile tenere la sfoglia a cerchio. Il mattarello. Continuo così fino a stenderla il più possibile sottile. A Bologna si dice che la sfoglia è pronta quando attraverso si vede San Luca. Ora è il momento di tagliare la sfoglia. Prendiamo questa bicicletta, di solito il quadrato del tortellino è 2,5 massimo 3 cm per lato. Siamo pronti per farcire i tortellini, quindi prendiamo la farcia e la andiamo a mettere su tutti i quadratini. Allora, prima fase si fa il triangolo, quindi così, poi si dà una sorta di pizzicotto a lato, anche di qua, e si gira attorno al dito, stringendo forte da questa parte. Quindi quadrato, triangolo, stringo bene i bordi, pizzicotto da un lato e dall'altro, giro e schiaccio. Ecco finiti i miei tortellini, pronti da cuocere. Ora ci occupiamo del brodo. Quindi prendiamo la cipolla, la peliamo,
la tagliamo a metà e ci mettiamo dei chiodi di garofano. Questi ci serviranno per dare un aroma molto profondo al brodo. Tagliamo a pezzi il sedano e le carote. Possiamo tagliare in grandi pezzi. Prendiamo dell'acqua. Per fare un buon brodo si parte dall'acqua fredda. In questo modo, dopo, quando andiamo a mettere la carne, avrà tutto il tempo di rilasciare i suoi principi nutritivi e i suoi sapori all'interno dell'acqua stessa. Sedano, carota. Ora la cipolla la faccio colorare su una padella. Questo è un piccolo segreto che mi ha insegnato il mio papà. In questo modo avremo un brodo con un colore più dorato e un profumo tostato. L'aggiungo nella pentola. Ora aggiungiamo la gallina e del bianco stato, quindi della carne di manzo con muscolo e ossa. Vi consiglio di chiedere al vostro macellaio della carne con età adulta, quindi del manzo adulto e una gallina vecchia. In questo modo il brodo sarà più saporito. Ora aggiungiamo il sale. Io ne metto sempre un po' all'inizio e poi alla fine, semmai, aggiusto di sapidità il brodo. Ora facciamo raggiungere il bollore. Schiumiamo, perché al di sopra magari verranno su delle impurità, e poi abbassiamo e lasciamo cucinare per almeno 4 ore. Abbiamo filtrato il brodo, abbiamo messo da parte la carne che solitamente serviamo come secondo piatto, passato al colino tutta la parte liquida. Io solitamente divido poi il brodo su 2 tegami, in uno faccio la cottura e l'altro lo uso per il servizio. In questo modo, anche se nel mettere i tortellini in cottura rilascia un po' di farina e diventa un po' più torbido, per il servizio avrò quello bello limpido. Il brodo bolle, butto i tortellini, aspetto proprio qualche minuto che vengano a galla e sono pronti. Ecco pronti i miei tortellini in brodo. Assaggiamoli. Buonissimi!